Buongiorno o buonasera a tutti, bentornati al nostro appuntamento settimanale con la moda illustrata del 1895. Oggi leggeremo assieme l'uscita del 20 giugno. Parleremo del ritorno in voga dello stile Luigi XVI, avremo la nostra solita carrellata di moda, parleremo dei riti funebri tra diversi popoli e di come tingere il merletto. Iniziamo! Corriere della moda. Lo stile Luigi XVI è decisamente in grande favore. La semplicità, l'eleganza sobria e distinta che caratterizzano le mode di quest'epoca, quella della fine del regno, si adattano meravigliosamente alle nostre toelette d'estate. Sia dunque la benvenuta tale risurrezione. Si parla della moda di fine Settecento. Grazie alla evocazione di questi ricordi, abbigliate di fini linons, di batiste ricamate, d'organdi fiorito, di tele cangianti dai riflessi verde pomo o gola di piccione, possiamo trovare un po' della grazia, un po' della leggiadria dei tempi passati. I corpetti a vita lunga, increspati, pieghettati, incrociati a fichu, si porteranno sulla jupe. I fichu sono degli scialli che generalmente venivano incrociati sul petto. Le maniche, di mediocre lunghezza, molto ampie, strette al gomito, termineranno con un volante di merletto o con pieghettature di mussolina, 10 cm di altezza. Una idea strana, ma che prevale in questo momento nelle grandi case di confezioni, consiste nel sovrapporre due pieghettature di mussolina di seta, la prima assortita al colore dell'abito, la seconda che la ricopre, invariabilmente nera. Anche le maniche lunghe si guarniscono al presente, al basso, con un polsino marquise di merletto, con una piccola arricciatura di mussolina di seta o con due volanti pieghettati alti 6 cm formanti testa. Si montano tutte le jupe a pieghe profonde, avendo cura di metterne sempre un numero dispari, 3, 5 o 7. Ovviamente da un lato e dall'altro rispetto all'apertura o chiusura, che dir si voglia. Queste pieghe, che mantengono e stringono l'ampiezza in alto, favoriscono lo sviluppo della jupe al basso e le danno uno spiegamento maestoso. Ricordo che per jupe si intende la gonna. Il fichu Maria Antonietta è finalmente adottato, e come vêtement e come guarnizione di corpetto. Vêtement, che sicuramente sto pronunciando sbagliato, significa capo d'abbigliamento, quindi questi fichu, questi scialli diventano, oltre ad elementi decorativi, parte proprio del capo. Annodato davanti nel mezzo del corpetto, gira di dietro, si attacca alla cintura e ricade in due lunghe code. Gli uni sono di mussolina ricamata al plumetis, con piccolo volante abbellito da un merletto basso. Gli altri si fanno con la stoffa dell'abito, sempre che questo sia un tessuto leggero. Altri ancora sono i di taffetà glacé. Si guarniscono tutto all'intorno, sia di volanti di merletto sia di volanti di mussolina, il cui piede si nasconde sotto una piccola arricciatura frastagliata a denti di rosa, le strisce tagliate su 5 cm. Questi fichu vengono perfino adattati alle toelette di sera. Il corpetto, largamente aperto in tutta la sua altezza, si arrovescia in piccoli rivolti ed il fichu si drappeggia nell'apertura in modo da riempire l'interno. Si fa in tal caso di mussolina di seta ed il bordo rouleté viene abbellito da un grande merletto valencines. Il corpetto viene scollato e si apre in un quadrato di dietro ed il fichu segue lo stesso movimento, ricadendo il merletto sull'alto delle maniche, nel passare sulla spalla. Attualmente si fa una grande quantità di corpetti di garza o di mussolina di seta pieghettata o increspata, sui quali si applicano un empismen e delle bretelle formate da fiori in merletti che vengono riuniti gli uni agli altri in modo da formare un disegno simmetrico. Questi ornamenti si vendono già belli e pronti per essere applicati e si trovano in tutti i grandi magazzini di novità. Una bella fantasia ha fatto la sua comparsa e di colpo ha riunito i suffragi universali. Voglio parlare delle camicette fatte unicamente con fazzoletti di mussolina madras in foulard, le une a fondo rosso, le altre a fondo giallo, con seminato di lustrini e bordi in casimiro. La mussolina madras, o madras, dovrebbe essere una mussola di cotone molto leggera. Un empisme quadrato forma la parte superiore del corpetto. I fazzoletti si increspano all'orlo davanti e di dietro e ricadono a blusa con grande rigonfiatura.
Le maniche a pallone si arrestano al gomito. Si deve aver cura che i bordi abbiano ad incontrarsi sul di sopra. Questi corpetti saranno preziosi per le toelette da viaggio, da spiaggia o da campagna. Potranno essere portati con jupe molto differenti, chiaro od oscure di lana o di seta, e saranno più che mai utili nelle giornate di grandi calori, dato la loro ideale leggerezza. Produrranno altresì un bellissimo effetto intravisti nell'apertura di una giacchetta. È noto che generalmente il prezzo del fazzoletto è di 5 lire. 4 fazzoletti bastano per un corpetto. Emma. Grazie Emma. Ed ora passiamo alla nostra carrellata di mode suppellettili. Questa settimana in copertina ci sono una camicetta di taffetà di tela bianca a quadretti neri e lilla che va portata con una jupe di raso nero. La chiusura davanti è nascosta da una striscia di stoffa coperta da un merletto. Poi abbiamo un abito con ampia jupe di taffetà turchino chiaro e un corpino di garza di tela pieghettata, adorno di nodi di nastro di velluto turchino. Eguale nastro forma la cintura, parimenti provveduta di un grande nodo. Poi abbiamo un abito per fanciulla di picche bianco, operato di turchino, adorno sui polsi, sulla cintura e sul colletto a punta, di spighetta turchina. Poi abbiamo una bella toeletta da passeggio, fatta di barege lilla. La jupe è a larghe pieghe di stoffa a quadretti ed il corpetto di tessuto di un solo colore. La camicetta è fatta di batista e la guarnizione è di merletto anche per i polsini. Poi abbiamo un bell'abito di barege lilla. La jupe è provveduta da 3 strisce di garza ricamata tra fuori. Eguale stoffa ricopre il corpetto di taffetà lilla. Le maniche terminano con volanti di garza pieghettata. Toeletta di stoffa bianca con gonnella rotonda adorna inferiormente di un ricamo eseguito con filo muerro color oro. Le maniche e di davanti fra le pieghe sono guarnite dagli stessi ricami. Cintura di raso bianco annodata di dietro. Toeletta di foulard rosso operato in bianco, completata da una cintura di nastro chiusa davanti sotto una fibbia. La blusa è guarnita da un largo colletto di batista bianca adorno di tramezzi di merletti. Poi abbiamo un abito alla marinaia per ragazzo, in scevio turchino, calzoncini con sottocorpetto e blusa completata da un largo colletto e da una pettorina in satin bianco adorna di strisce di satin turchino. Poi abbiamo una toeletta in scevio turchino formato da una jupe e da un corpetto paltò. È completato da una camicetta di sura chiaro a fiorellini e da un colletto alla marinaia di piqué chiaro. Abito per signorina in flanella bianco, che consiste in una jupe rotonda che termina con una cintura di nastro colorato e un corpetto blusa. Adorno ad archi davanti e rotondo di dietro, ricamato tra fuori. Colletto di nastro con resette di tinta più chiara. Pellegrina di panno nero, guarnita con arricciature di garza di seta nera, pieghettata e da nodi di nastro di raso nero. Poi abbiamo un meraviglioso cuscino da piedi, guarnito di strisce lavorate ad uncinetto, completato da una frangia di pom-pom. E finiamo con diversi modelli di borse da viaggio, necessarie ed oggetti per alpinisti e viaggiatori. Insomma, siamo arrivati alla quarta puntata e abbiamo capito che nella primavera 1895 i colori top sono lilla, malva, turchino chiaro, turchino scuro, bianco, rosso e a volte il marrone. L'argomento che tratteremo ora è delicato ed in più vengono usati termini inadeguati, comunemente utilizzati nel periodo, dai quali mi dissocio completamente. In questo canale vi riporto quanto veniva scritto all'epoca, anche per prendere coscienza di ciò che è stato e riflettere. I miei video sono divisi in capitoli, quindi se volete andare direttamente all'argomento successivo, nel box informazioni trovate il minutaggio preciso. Le superstizioni alla fine del secolo. Alla Scuola Libera di Studi Superiori, il signor Elia Reclus ha tenuto recentemente una curiosa conferenza sulla formazione delle religioni. Il signor Reclus nella sua conferenza ha trattato dei riti funebri fra i diversi popoli selvaggi e civili. Veramente è ormai accertato che i popoli civili non la cedono in nulla in fatto di superstizioni ai popoli selvaggi, o almeno, se non hanno tali superstizioni, si lasciano però ancora intimidire da quella leggenda ormai troppo penetrata che riguarda gli spiriti.
La materia è macabra, ma fino a questo momento non si erano mai riunite tante informazioni su questo proposito. Del resto, taluni di questi usi sono davvero singolari. Gli indiani del Messico, per esempio, sono gente speditiva. Quando sono sicuri che nessuna speranza esiste più per un loro parente o d'amico, che questo insomma è condannato a morire, lo involgono in una coperta e quindi ci si siedono sopra, schiacciandolo fino a quando il moribondo non ha esalato l'ultimo respiro. Dopo ciò essi spengono tutti i lumi ed accendono dei carboni. Con questo linguaggio essi intendono dire al morto che esso non ha più nulla a che vedere con questo mondo. Questa precauzione di far vedere al morto che egli è realmente morto è in uso in molte parti del mondo, ossia presso i Chouaraches, popolo della Russia, presso i Bokimaus, nell'Africa meridionale, eccetera. Chiedo scusa per la pronuncia dei vari popoli. I Kobos, popoli americani, bruciano tutto ciò che apparteneva all'estinto. È vero però che in quei paesi la proprietà si riduce a poca cosa. Per la stessa ragione, i Maldaces, che sono un popolo del Madagascar, dicono che non bisogna mai nominare la persona morta, poiché in questo caso essa si crederebbe chiamata e ritornerebbe subito. E sempre per la stessa ragione, i Tcheri Messes, un altro popolo della Russia, piantando delle altissime palizzate intorno alla tomba del morto, così si esprimono, se per caso gli venisse l'idea di uscire, non vi riuscirà. E gli indiani della Kundimanarca ammanettano addirittura i morti. I barbari Achantis fanno ancora peggio, e sono un popolo della Guinea. Essi piantano un coltello nella gola del morto. I Votias della Siberia mettono sempre un torrente d'acqua tra il cimitero e il villaggio e non dimenticano mai di dire, rivolgendosi al morto dopo il seppellimento: «Qui ci stai bene, restaci». Ma sono selvaggi. Ora, anche in Europa, degli antichi costumi che sembrano voler prendere precauzioni contro il ritorno dei trapassati esistono. E tutto ciò ispira delle riflessioni filosofiche su questa idea che nessuno, cioè, è indispensabile a questo mondo. In Ungheria indicano al morto la via che deve prendere, e ciò lo fanno per mezzo di una campana, andando dal letto del defunto alla porta di casa. Quindi, quando ha luogo il funerale, essi lo accompagnano, sempre suonando la campana, dal letto di morte alla chiesa, dalla chiesa al cimitero. È solo al cimitero che essi cessano di suonare. Il morto avrà ben capito. In Baviera, nei villaggi, queste superstizioni sono particolarmente osservate con tenacità. Appena la cassa è tolta dal carro funebre, i cavalli ripartono velocemente, come se il nemico stesse loro alle calcagna. Appena i parenti rientrano a casa, succede un gran cambiamento. Le bestie sono cambiate di posto nella scuderia, i barili cambiano posto nella cantina, le sementi passano per qualche ora in un altro magazzino, altrimenti tutto andrebbe a male. Una vana attività regna per qualche tempo nella casa. Stanno bene attenti a non piangere vicino alla faccia del morto. Un proverbio dice che la lagrima che cadesse sul viso sarebbe la sentenza di morte per colui che ne fosse stato involontariamente la causa. Alcune volte versano delle brace lungo il percorso che conduce il morto al cimitero, così se questi tentasse una fuga si brucierebbe i piedi. Ed è sempre, infine, sotto tutte le forme, che essi credono ancora ad una misteriosa vitalità, benché il corpo sia rigido, ghiacciato. Anche in Francia questi usi singolari abbondano. Nei Yoji, e all'altro limite del paese, nelle basse Alpi, i contadini spesso bruciano il pagliericcio, le lenzuola e magari il letto stesso di morte del defunto. Essi dicono che insieme al fumo prodotto da questi incendiamenti, l'anima salisce al cielo. In molte delle province della Francia non mancano di coprire con un velo, durante qualche giorno dalla morte di un individuo, tutti i bicchieri. Si dice che questa superstizione esista persino a Parigi. Altri costumi hanno un significato più difficile da spiegare. In Norvegia, per tutto il tempo che durano i funerali, si tengono i cavalli attaccati al carro funebre. In Austria e in Corizia si attorciglia un filo attorno al corpo del defunto. Quando il cadavere del defunto viene trasportato fuori dalla porta della casa, viene scosso violentemente e i parenti più prossimi allungano 3 calci sulla bara. In certe parti della Russia, i contadini, al ritorno dal funerale, prendono un tizzo acceso dal focolare e lo gettano fuori. In Svizzera e in Argovia si purifica la strada dove è passato il morto gettandovi dei secchi d'acqua. Ma dobbiamo noi prolungare questa enumerazione di strani e bizzarri costumi?
che rimontano certamente ai tempi dei pagani, noi abitanti dei centri popolati non ci sacrifichiamo più a certe banalità. Ma qui, più che in altri luoghi remoti, i morti non sono ancora ben morti, che già si ha premura di sbarazzarsene e di dimenticarli. La lotta per l'esistenza, gli appetiti, tutto il resto non lasciano davvero il tempo per piangere i nostri defunti. Che cos'è infatti una formica, in così esteso formicaio umano? Ora, io non so se le tradizioni riportate in questo articolo siano vere o no, e mi piacerebbe veramente che se qualcuno ha notizie me lo faccia sapere qui sotto nei commenti per capire se chi ha scritto questo articolo si è basato solo su dicerie o su vere fonti storiche. Ed ora passiamo ad un argomento certamente più frivolo. La tinta crema ai merletti. Il miglior modo per dare la tinta crema ai merletti bianchi impiegati in guarnizioni di abiti o di fisciu è l'impiego dello zafferano, che è ad un prezzo minimo in pezzetti o fibrille che si trovano presso tutti i negozi di colori. Bah, prezzo minimo magari una volta, adesso costa quanto l'oro. Lo zafferano si scioglie nell'acqua fredda tanto facilmente quanto l'indaco e si ottiene dopo 5 minuti una bella tinta dorata. Bisogna stare attente che questa tinta non sia troppo scura, inconveniente al quale si rimedia versando acqua nella soluzione se il giallo è troppo forte. Per i tulle di fisciu, che si ripassano senza tenerli con spilli, deve essere aggiunta la soluzione di zafferano della gomma arabica in polvere, alla quale si lascia il tempo di rifondersi ed incorporarsi alla tintura. Con questo mezzo, immergendo senza torcerli il tulle di merletti nell'acqua gommata e inzafferanata, si hanno contemporaneamente il colore e l'appretto. Ripassare, cioè stirare, 2 volte sotto una mussolina fina e chiara il merletto al rovescio. Per questa settimana la lettura degli articoli è finita, ma ora vi do la soluzione della sciarada di settimana scorsa. E la soluzione è Orazio. Gran potere il primo acquista nelle mani dello scaltro. Oro or. Fatto d'armi rese l'altro, Azio, che è l'antico nome del promontorio della Grecia dove si svolse la celebre battaglia navale tra Cesare Ottaviano e Marco Aurelio. Io non lo sapevo. Famosissimo il totale, Orazio, il poeta romano. Per oggi è tutto. Settimana prossima Emma ci darà delle soluzioni per fare dei meravigliosi abiti estivi. Credetemi, saranno davvero utili. Parleremo dell'invenzione della pittura a olio e seguiremo i consigli del medico per dormire bene. Grazie a tutti, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!